Buongiorno intelligenza, io e te non andiamo troppo d'accordo. Tuttavia, mi potresti dire qual è la capitale più brutta d'Europa? Buongiorno a te, Tauro. È difficile stabilire quale sia la capitale più brutta d'Europa. Bellezza e bruttezza sono valori soggettivi. Vedi perché? Intelligenza, per favore, potresti esporti leggermente e dirmi qual è la meno bella almeno? Ce ne sono tante, alcune sono belle, ma ce ne saranno sicuramente alcune meno belle. È difficile per me risponderti, ma se vuoi posso fare una ricerca sul web e capire cosa pensano i diversi siti che si sono esposti. Sì, falla! Secondo la BBC, la capitale più brutta d'Europa potrebbe essere Pristina, in Kosovo. Dato che siamo proprio a pochi chilometri dalla capitale kosovara, abbiamo deciso di andare a vedere se quello che ci ha detto l'intelligenza artificiale è vero. Lasciamo il parcheggio del centro per orsi e ci dirigiamo verso la città. Sono solo pochi chilometri. Stiamo andando nel centro di Pristina e in questo momento siamo nella parte fuori, la parte commerciale. Quante insegne ci sono in questa zona! Oggi è domenica, c'è pochissima gente in giro, quindi secondo me da questo punto di vista siamo fortunati. Adesso vediamo in centro invece com'è il movimento, la movida. Però di mattina la movida... La movida, ed è che? Sono le 9 di mattina. Finora il Kosovo ha superato ogni nostra aspettativa. Tra luci e ombre stiamo scoprendo un paese dal passato difficile, ma con un popolo accogliente come pochi. La curiosità è alta, le aspettative anche. Sarà Pristina la capitale più brutta d'Europa? Abbiamo usato un'antica tecnica, abbiamo parcheggiato in una zona residenziale, tutto molto tranquillo, qui non ci sono segni di divieto, quindi adesso noi andiamo in centro direttamente a piedi, dovrebbe essere molto vicino. Pristina è una capitale molto piccola, sono 230.000 abitanti, tipo Bergamo più o meno, ecco. Noi abbiamo lasciato la macchina in periferia, ma siamo attaccati al centro e proprio di fronte a noi c'è uno degli edifici più importanti, più fotografati della città. Io ve lo dico ragazzi, è tra i 10 edifici più brutti del mondo. Adesso io non darei giudizi, quindi al 3 giro su questo edificio, la Biblioteca Nazionale, un edificio molto brutale, devo dire, quindi al 3, 1, 2 e 3. C'è da dire che comunque non ti lascia indifferente questo edificio, cioè sicuramente quello non lo fa. E ha infatti suscitato parecchie polemiche anche quando è stato costruito, perché insomma diciamo che è diversamente bello. È stato progettato e costruito da questo architetto croato nel 1982, si compone di 99 cupole bianche tutte ricoperte da questa rete metallica. L'architetto stesso ha dovuto spiegare il motivo per cui ha progettato questo edificio e lui ha parlato di una connessione tra architettura bizantina e architettura islamica, cioè voleva fondere questi due diversi tipi di architetture per segnare una sorta di legame tra le etnie delle due popolazioni che vivono proprio in città, quindi i serbi e gli albanesi. Nonostante la spiegazione dell'architetto, però, una volta terminata l'opera ci sono state diverse polemiche, soprattutto legate al fatto che queste cupole bianche ricorderebbero il cappello tradizionale albanese. Quindi i politici serbi, attaccandosi a questa cosa, hanno criticato aspramente questo edificio. La parte forse meno bella è questa enorme rete metallica che copre tutta la Biblioteca Nazionale, è anche bella spessa, bella grande. Diciamo che non è bella da vedere, però ha dei significati importanti, nel senso che funge da corazza e che difende il sapere, che è simbolicamente all'interno della Biblioteca Nazionale, e simboleggia anche un'armatura contro ciò che il Kosovo ha dovuto subire durante la guerra, e cioè la cancellazione, il tentativo di cancellazione della cultura e dell'identità. La biblioteca copre 16.500 metri quadrati e all'interno sono custoditi più di 2 milioni di volumi. È una biblioteca a tutti gli effetti, quindi si può entrare, si può studiare all'interno, tranne di domenica che però è chiusa. Piccola pausa caffè prima di continuare l'esplorazione di Pristina. Io caffettino, sempre servito con la brioscina perché c'è l'offerta della colazione, caffè più brioscino 80 centesimi. Qualunque tipo di caffè, quindi vedi Paolo che si butta sul suo macchiatone, cioè cappuccino in pratica oggi. Sta macchiato. Accanto alla biblioteca e a questo
edificio brutale, ci sono i lavori in corso, ma non solo, c'è anche la cattedrale di Madre Teresa di Calcutta, che è proprio qua dietro. Madre Teresa è una figura importante sia per gli albanesi che per i kosovari. La figura di Madre Teresa è molto interessante perché unisce non solo culture diverse ma anche religioni diverse, perché lei nasce a Skopje, quindi in Macedonia del Nord, ma da una famiglia albanese cattolica, quando la maggioranza degli albanesi è invece di religione musulmana. Quindi la costruzione di questa cattedrale nel 2010 è proprio un simbolo di fratellanza tra le diverse religioni, perché Madre Teresa è riconosciuta quindi sia per importanza da parte dei cattolici appunto albanesi che vivono qui, ma anche più in generale di tutti gli albanesi, quindi anche quelli di religione musulmana. Ma riassumiamo un pochino la storia travagliata di questa città, perché ha vissuto fasi alterne in cui la maggioranza della popolazione era di origine serba, fasi in cui la maggioranza della popolazione era di origine albanese. Pensiamo ad esempio alla seconda guerra mondiale, quando questa zona viene annessa all'Albania sotto il controllo dell'Italia fascista. Poi saltiamo alla Jugoslavia di Tito, in cui questa zona è resa autonoma ma sotto il controllo della Serbia. Quindi ogni fase vede lo spostamento e la migrazione delle popolazioni che vivevano qui, cambiando quindi gli equilibri costantemente. Veniamo poi a tempi più recenti, cioè alla guerra del Kosovo. Questa città viene danneggiata e bombardata violentemente e vengono distrutti moltissimi edifici del centro della città. È una zona di conflitto molto importante, tanto che poi quando interviene la NATO si posiziona proprio in questa città per controllare un po' la situazione di tutto il paese. Ma come si è arrivati alla guerra del Kosovo? Allora, tutta questa regione, quella dei Balcani, è sempre stata caratterizzata da una stabilità molto precaria e fragile, per motivi etnici, politici, religiosi, economici. L'unico momento di stabilità apparente si è avuto durante la Jugoslavia di Tito. Quando però Tito è morto, iniziano a riemergere di nuovo i nazionalismi. In particolare, parlando del Kosovo, il Kosovo voleva la sua indipendenza, ma Belgrado non la riconosceva. Quando la Serbia passa sotto il governo di Milosevic, inizia una vera e propria pulizia etnica degli albanesi qui in Kosovo, la stessa cosa che era già stata fatta con i bosgnacchi in Bosnia. A quel punto, nel 99, per interrompere tutta questa pulizia etnica, interviene la NATO senza l'approvazione dell'ONU e quindi avviene un bombardamento fortissimo che ferma definitivamente la Serbia, fino al 2008, quando poi il Kosovo avrà la sua indipendenza come Stato. Tutto questo per capire il motivo per cui qui a Pristina, sulla strada principale che porta al centro, c'è una statua di Bill Clinton che sorge proprio qui in mezzo ai palazzoni. Allora, Bill Clinton era presidente degli Stati Uniti nel 99, quindi ebbe un ruolo importantissimo in quello che fu, diciamo, l'atto finale della guerra del Kosovo, che si chiuse appunto con l'intervento della NATO nel 99. Quindi Bill Clinton, diciamo che è stato tra gli attori principali di questo intervento e anche appunto della chiusura delle ostilità. Furrebuche, ragazzi, le due parole del gusto kosovaro. Per pranzo ci mangiamo 2 burek agli spinaci, che il burek è in pratica il piatto proprio tradizionale dei Balcani, perché è diffuso in tutti questi paesi e è un'eredità del dominio ottomano, perché in realtà è un piatto turco, quindi questo arrotolato a noi piace un sacco agli spinaci, ma c'è in genere con la carne e con il formaggio, e ce lo beviamo con l'ayran e con lo yogurt. Ho preso lo yogurt stavolta. Qual è la differenza rispetto all'ayran? È molto più denso. Denso. Questo è vero e proprio yogurt con latte. Credo che con latte. Un bel lattoso. Per te no, non va bene. Ma è salato o è yogurt bianco normale? Yogurt bianco, sì. Yogurt bianco ma non zuccherato. Però si beve perché è sempre nel bicchierino per berlo. Bello denso. Lo faccio, ragazzi, faccio una piccola follia. Metto lo yogurt sul burek. L'ho visto fare da qualche parte, credo, non lo so. Ho questi ricordi vaghi, però voglio assaggiare com'è. Dovrebbe essere very good. All'interno c'è spinaci e altro formaggio, quindi è un purpurì di formaggi. Cannellone. È un cannellone in pratica, cannellone agli spinaci. Sta bene lo yogurt sopra o hai rovinato tutto il burek? Sta bene? Continuiamo il viaggio a Pristina, ragazzi, in quella che è stata definita la capitale più brutta d'Europa, e noi siamo molto incuriositi da questa cosa perché vogliamo vedere con i nostri occhi, assolutamente. Qui siamo in un parco molto importante e centrale, ci sono ben 2 monumenti da vedere. Il primo è questo monumento dove 20.000 medagliette vanno a formare il volto di una donna, si chiama Eroinat ed è dedicato alle 20.000 donne albanesi che durante la guerra hanno subito violenza da parte dell'esercito serbo.
In questo contesto iper brutale, ragazzi, sorge questo altro monumento che si chiama Newborn. È una scritta. Newborn vuol dire neonato e si intende il neonato stato del Kosovo, e quindi questa scritta è stata installata proprio il giorno dell'indipendenza del Kosovo nel 2008. Ogni anno la fantasia viene cambiata, quest'anno abbiamo i fiori. La mattina pausa caffè, pomeriggio pausa chai, cioè il tè turco. Ci sono vari ristoranti turchi nella zona. Pristina, essendo la capitale, è anche il centro amministrativo del paese. Infatti in questa zona dove ci troviamo adesso ci sono diversi uffici pubblici, ma c'è anche l'aeroporto principale del Kosovo si trova proprio qui e ci sono diversi voli anche dall'Italia. Siamo nella via principale, quella chiusa al traffico, dove c'è tutto il passeggio delle persone che sono qua in giro per ristoranti, per bar, per negozi. Questa si chiama via Madre Teresa di Calcutta e proprio questa via finisce con la cattedrale. No, ho schiacciato la cicca! Una roba anni 90 questa? Poi sì, devo dire, mai visto questo hotel? C'è questo hotel sciccosissimo, lo Swiss Diamond Hotel, nuovo, tutto appena nuovo, rifatto da questa parte, e di qua invece un edificio di un'epoca un po' diversa, anche uno stile un po' diverso, uno di fronte all'altro. Aspetta un attimo che mi sto scollando da terra. Alla fine della parte pedonale si arriva su una piazza, questa è la piazzetta, qua c'era una fontana, purtroppo è spenta, ci stava un po' di acquetta fresca in questo momento. Vedete, ci sono tutti questi baracchini perché la città si sta preparando per un festival, quindi è tutto allestito. Sul lato della piazza poi svetta la statua di Skanderberg, eroe nazionale albanese che avrebbe fermato l'avanzata dei turchi. In tutto il centro ci sono diversi progetti di ristrutturazione, abbiamo visto prima davanti alla cattedrale, anche qui stanno ristrutturando questo che è il teatro storico. Zoomando sulla telecamera vediamo cosa si vede di com'era e dei lavori che stanno facendo. Questa invece è la statua di Ibrahim Rugova, un personaggio molto importante per il Kosovo, primo presidente del paese, ha portato avanti una lotta di indipendenza basata sulla non violenza, per questo è conosciuto anche come il Gandhi dei Balcani. Mi sto rendendo conto di una cosa, cioè che in questa città i monumenti vanno anche un po' capiti e interpretati, tipo questo alle mie spalle. Questo è un monumento composto da 3 diversi pilastri che si uniscono nella parte alta. È uno dei pochi monumenti che sono rimasti del periodo in cui il Kosovo faceva parte della Jugoslavia. Sono le 3 anime del paese che si uniscono insieme, quindi questo è un simbolo di fratellanza e di unione. Situazione attuale, gruppo di turisti asiatici, tutti bardati coi cappellini e gli ombrellini, e Paolo che sta facendo il suo power nap sulla panchina. Angela non è una persona seria, si prende gioco di me, quindi questo non va bene. Comunque ragazzi, lasciamo perdere questo discorso. Abbiamo superato la parte centrale della città e in effetti io dicevo qua manca qualcosa, è incompleta, c'è qualcosa che non quadra. E infatti siamo arrivati nel quartiere storico, cioè il quartiere storico che risale all'impero ottomano. E infatti di fronte a noi ci sono 3 moschee e un museo. Questa moschea, da questo lato il museo e là dietro si vedono altre 2 moschee. Non finisce qua la parte storica, infatti c'è un enorme bazar che è un po' nascosto nelle vie laterali. Il museo purtroppo è chiuso, è in ristrutturazione, si vede tutto quanto, infatti qua fuori c'è una mega gru, però esternamente è già stato ristrutturato, è molto carino. Accanto c'è anche la moschea e purtroppo appunto non potremo visitarlo all'interno, purtroppo entro oggi credo che non ce la faremo a finire qua tutti i lavori. Questo purtroppo perché all'interno c'è qualcosa di molto interessante, ho visto una foto. Sì, allora c'è questa statua che si chiama la Dea del Trono, che è del 3500 a.C., quindi del Neolitico, e è diventata un po' il simbolo della città.
Matrimonio! Qua i matrimoni si fanno sempre con le bandiere. Non è la prima volta che le vediamo. Addirittura fanno tutta la bandiera sul cofano davanti della macchina. Durante la guerra in tutto il Kosovo circa un terzo di tutti gli edifici religiosi musulmani sono stati rovinati, distrutti, comunque hanno subito dei grossi danni. Qui a Pristina per fortuna la situazione è un pochino migliore, nel senso che essendo più controllata la città principale è stata meno danneggiata durante la guerra. Fatto sta che tantissimi edifici sono stati ristrutturati anche recentemente, spesso e volentieri con l'aiuto dei paesi islamici. Per esempio la Turchia è molto attiva in questa ricostruzione per quanto riguarda le moschee. Infatti anche questa moschea di Jashar Pasha è stata ristrutturata nel 2015 proprio dalla Turchia. Questo è molto particolare perché ha questo ingresso che è tutto quanto in legno. Io quasi quasi mi tolgo le scarpe già che ci sono e poi vado all'ingresso. Ci sono i tappeti blu e andiamo a vedere com'è fatta. Questo in realtà è ancora l'ingresso, quindi un'altra porta e andiamo a vedere com'è fatta. Molto bella, ragazzi. Continua il tappeto blu e poi l'interno è super decorata. E tra una moschea e l'altra, ragazzi, compare anche la torre dell'orologio di Pristina, costruita nel XIX secolo per volere di Jashar Pasha, che è lo stesso a cui è dedicata la moschea che abbiamo visto prima, alta 26 metri, aveva una funzione importante, cioè doveva indicare ai negozianti del bazar, che si trova proprio qui sotto, quando era l'ora della preghiera, quindi dovevano chiudere i negozi appunto per la preghiera. È andata distrutta durante la guerra da un incendio e sono stati recuperati i mattoni che vendiamo nella parte alta per ricostruirla. Siamo passati poi davanti alla vetrina di un panettiere, ragazzi, abbiamo visto lei. Attenzione, tiro fuori il tesoro di oggi. Eccolo qua, il Simit. Questo fa proprio Turchia. È questa ciambellina di pane che è ricoperta di semi di sesamo. In Turchia la vendono dappertutto, a ogni angolo delle strade, quindi trovarla qui è stato un po' come fare un tuffo in un altro paese immediatamente. Questa va sempre in coppia con il tè, come quello che abbiamo preso prima. Esatto. Il tè e Simit proprio perfetto, tutto perfetto. Quindi faccio l'assaggio anche là. Vai, fai una morsicata, il primo morso tutto tuo. È buona, vero? E lei non è facile da trovare. L'unico inconveniente è che ti rimangono tutti i semi di sesamo dappertutto. Quindi continui a mangiare per ore. Trovi un pezzetto. Ah, eccolo. Anche fra un'ora. E poi entrando in un cancello ti ritrovi in questa che è un'oasi di pace con un barettino qui sotto le piante al fresco, ma siamo nel cortile di quella che è una delle moschee più importanti di tutto l'est Europa, questa che è la Moschea del Re, chiamata così, o Moschea Imperiale. Pensate che è stata costruita nel 1461 e le scritte sopra la porta d'ingresso dicono proprio questo, cioè c'è scritta la data di costruzione, è in arabo, quindi ci dobbiamo affidare di quello che abbiamo letto. È un importante esempio di architettura islamica. E ora torna la rubrica tanto attesa. Mamma mia, no. Matrimoni nel mondo, no. Dopo aver visto i vestiti, aver visto cerimonie, adesso vediamo gli accessori, ragazzi. C'è un negozio di accessori. Cioè, voglio farvi notare queste forbicine. Ma dai, ma per tagliare le unghie? Sono piene di strass. Ma cioè, perché? Tu dimmi, perché sono bellissime. Ma perché no? Perché no? Ma bisogna tagliarci le unghie, cosa serve? Allora, a parte gli scherzi, però c'è anche un'altra tradizione importante che abbiamo visto in questi giorni. Abbiamo incrociato diversi cortei matrimoniali, tutte queste macchine che sparano di clacson. Oltre alle bandiere abbiamo notato che davanti, dove c'è il tergicristalli, infilano un asciugamano bianco.
Eccolo! Infatti qua vendono gli asciugamani bianchi, sono proprio una tradizione perché è un simbolo di buon auspicio per gli sposi, quindi si utilizza questo asciugamano. È anche un modo per riconoscere le macchine del corteo nuziale, oltre ovviamente alle claxonate, che quelle direi che sono proprio la base di tutto il corteo. Siamo tornati sullo struscio, ragazzi, al tramonto, anche con una luce diversa, c'è il sole che sta calando, un bel po' di gente in giro, la musica, i bar che sono pieni, le persone belle tranquille, bella l'atmosfera. Dopo che siamo stati poi nel quartiere storico, ma sai che non vorrei dire, Ma secondo me l'intelligenza artificiale non lo so se va proprio ragione. no, ci sono dei lati brutalissimi, brutali, Devo dire di sì. belli duri, difficili da smussare, però alla non è fine così male sta città. tutto sommato non è male. Siamo andati a fare la spesa, eccola qua che bella anguriazza che c'è La stai qua. portando tipo quello della pubblicità, ti ricordi? Mamma, che citazioni antiche, Angela, madonna. Comunque vabbè ragazzi, abbiamo comprato un po' di cose anche perché non possiamo dormire in centro, dobbiamo uscire un pochino, ci sono però dei parchetti qui fuori dove possiamo stare stanotte, andiamo a dare un'occhiata e siamo tornati dove c'è la biblioteca che è lì dietro, la biblioteca un po' brutale, proprio ecco dietro le piante, e da questo lato c'è anche questa che è una chiesa ortodossa che non è mai stata conclusa. Questa chiesa doveva contenere più di 1300 croci dorate che dovevano simboleggiare una data importante per i serbi, ma è stata sempre molto contestata e quindi è rimasta in questo stato di completo abbandono. Abbiamo ripreso il cubetto, devo dire che c'è sempre un po' di ansietta, dici lo troveremo, come lo troveremo, l'abbiamo lasciato tutto il giorno. Tutto a posto. Perfetto, c'erano ancora parcheggiate le stesse macchine di stamattina, quindi abbiamo trovato proprio la via giusta dove non si è mosso nessuno, è anche stato all'ombra, infatti non è neanche caldo all'interno, quindi è proprio perfettissimo oggi. Adesso stiamo uscendo dalla città, siamo in questa zona che è più residenziale, c'è un sacco di attività anche qui e stiamo andando un po' fuori appunto in mezzo alla natura per mantenerci comunque freschi. Scusa, non ti ho detto che dovevi girare a destra. L'ho visto. Che poi era a sinistra, ma io destra-sinistra, ragazzi. Avete visto? Avete visto la prova provata della mia vita? La mia vita è tutta così. Destra Destra ed è sempre sinistra. E il contrario. Vedi, tu lo sai, fai il contrario di quello che ti dico. Ma poi non funziona sempre così, Perché magari. ogni tanto collego le due Magari. cose. Stiamo entrando adesso all'ingresso del parco e per accedere c'è una tariffa di €1 l'entrata. Stranissima questa cosa che c'è la sbarra col casello all'ingresso del parco. In questo parco c'è addirittura una piscina. Ma è vuota, deserta. Mi sa che è chiusa quest'ora, siamo arrivati troppo tardi. All'interno del parco ci sono anche dei ristoranti e come potete notare nessuno ha avuto la nostra stessa idea. Non c'è proprio nessuno in questo parco oggi. Tutta la città. Più che un parco è una foresta. Dopo che abbiamo superato la parte dei ristoranti non c'è più nessuno e si infittisce tantissimo la vegetazione. Stranissimo sto posto, proprio vicinissimo alla città. Ma che tecnica, ma che movimento! Ok, vuoi che ti faccia la ricetta di oggi? No, Vuoi che te la faccio veramente? no. Ecco, non facciamola. Non facciamo verdure surgelate, semplicemente scaldate nella pentola, che sono un ottimo modo per tenere fresca anche l'anguria, Tra quindi fai l'altro. due cose insieme. World of Taste Royal Vegetable Bouquet. Cioè Bouquet? un bouquet di vegetables. Abbiamo trovato questa parte dove la foresta si allarga un po' e quindi abbiamo parcheggiato qui il cubetto. Paolo sta cucinando all'interno. C'è ancora un bel movimento, ci sono un po' di macchine che passano, però con il calare del sole adesso dovrebbe fare un po' più buio, quindi dovrebbe diminuire anche il movimento all'interno del parco. Abbiamo trovato su Park4Night e abbiamo scoperto che comunque si può dormire all'interno, anche se c'è la sbarra per entrare e si paga l'ingresso, non c'è nessun problema a sostare all'interno di notte. E niente, questo è il posto dove siamo. Devo dire che questo parco fa guadagnare altri punti alla città, perché comunque siamo vicinissimi. Possiamo dire la verità? Sì, È iniziata male, è iniziata, sì, un po' storta, però però poi piano piano devo dire che ha guadagnato tanti punti questa città.
adesso è pur sempre una capitale d'Europa, cioè la concorrenza è potente. Si è spietata poi, potente. C'è Roma, voglio dire, tra le capitali, Cioè, Roma, Parigi, anche Londra, Madrid, Berlino. Ma Berlino? No, dai, Berlino no. Dai, cosa È devi più- dirgli? A suo modo anche lei. Ma Chisinau? Perché abbiamo scoperto che forse c'è un'altra città che è peggio di Pristina, che è Chisinau. Non ci siamo mai stati. Ditecelo voi nei commenti se qualcuno di voi c'è stato e può dirci se effettivamente anche quella, insomma. E quindi ragazzi, la capitale più brutta d'Europa? Sì, no, boh. Non lo so, però fatto sta che è interessante vedere queste parti differenti della città e vedere un pochino, no, come la storia qui è arrivata e ha cambiato tutto quanto. Molto interessante il Kosovo in generale, ragazzi. Sì. Pristina è la capitale, va bene, però ci sono tante belle cose che ci hanno veramente fino a qui stupito tantissimo, a partire magari dagli italiani in Kosovo, e Prizren bellissima, e ci sono forse cittadine addirittura più belle della capitale. Sì, forse sì, questo è vero, e soprattutto ci ha dato degli spunti interessanti anche per scoprire alcune cose che magari prima conoscevamo ma solo per sentito dire. Invece trovandoci qui proprio ci siamo immersi di più anche a capire qualcosa in più di quello che è la storia di questa parte di mondo. Quindi noi ragazzi da qui vi salutiamo, il viaggio in Kosovo continua, ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e un bacione e un abbraccione di gruppo, ragazzi. Alla prossima ragazzi! Ciao! Stanotte ragazzi sono successe le cose, addirittura ragazzi il signore ha le lire. Passando prima abbiamo visto diverse camionette dell'esercito italiano, addirittura Farnesina sconsiglia di venire qui, quindi recupero un po' di calore.